anticamente le conoscenze che abbiamo ci parlano di una distribuzione della specie che si estendeva in tutto il Mar Nero, per tutte le coste del Mediterraneo, e in Atlantico la specie era nota fin dal continente europeo, cioè Spagna e Portogallo, fin più a sud Senegal, Gambia, includendo i vari arcipelaghi macaronesiani. Alcune testimonianze ci riportano quanto la specie fosse comunque nota fin da epoche antiche, per esempio le pitture rupestri della grotta di Nerja in Spagna, vicino Malaga, o le incisioni della grotta Closquet, altre varie testimonianze. Sfortunatamente la specie fin dall'epoca romana, i romani hanno segnato diciamo la modernità e la superiorità supposta dell'uomo nei confronti della natura, arrivando a cacciare gli animali in maniera spietata, riducendo fortemente le popolazioni in modo considerevole nel Mediterraneo, anche prelevate non solo per cibo, per l'uso delle pelli, per il grasso, per usi cosmetici e anche medicinali. Tale riduzione è continuata poi nel Medioevo e nel Rinascimento. Qua possiamo vedere alcune testimonianze di vari luoghi dove ancora nella prima metà del secolo scorso, cioè del XX secolo, la specie veniva uccisa. In Sardegna in particolar modo, per esempio, esistevano proprio dei trattati sulla caccia alla foca e con le località dove poterla andare a cacciare. Ad ogni modo, oggi si parla di una popolazione stimata di circa 800 esemplari, principalmente concentrati nei luoghi dove è nota che avviene la riproduzione. Come ha detto già Anna, nel Mediterraneo, intorno alla costa di Grecia e Turchia, e in Mediterraneo, a Madeira, Isole Desertas, e nella penisola di Cabo Blanco, che si trova nel Sahara occidentale ai confini con la Mauritania. Tuttavia, nonostante queste concentrazioni, svariati avvistamenti sono stati registrati in quasi tutte le aree della sua precedente antica distribuzione. Sfugge ancora oggi il vero significato profondo di questi altri avvistamenti. Vediamo di chiarire un punto. Innanzitutto la problematica si presenta già nella distribuzione antica, e i dati che noi abbiamo al giorno d'oggi sulla distribuzione della foca monaca sono dati frammentari, e la rappresentazione che si mostra solitamente, che ho mostrato anch'io, in realtà è un'interpolazione di questi dati frammentari, e non sono mai stati eseguiti dei reali studi biogeografici, ossia non sappiamo esattamente quali erano le aree specificatamente usate dalla specie e quali no. Invece, per quanto riguarda gli avvistamenti attuali, la maggior parte degli avvistamenti si tratta appunto di eventi casuali, non frutti di monitoraggio sistematico, e danno maggiori informazioni in genere sull'avvistatore, sulla sua posizione e sul suo comportamento, piuttosto che sulla foca. Pensiamo che è vero che sembrerebbe registrarsi una certa ricrescita, ripresa della popolazione, ma è anche vero che molte testimonianze oggi sono ancora più disponibili, perché c'è sempre più gente in mare e abbiamo sempre più strumenti tecnologici come i cellulari per poter comunicare. Il problema degli avvistamenti per sé è che sono dei dati che vanno trattati con estrema cautela, in quanto possono dare la vita ai falsi positivi, ossia avvistamenti erroneamente attribuiti al soggetto di ricerca, o ai falsi negativi, ossia assenza dell'informazione, cioè non avviene, nessuno vede l'animale, ma l'animale è presente. Entrambe queste due situazioni portano a una analisi del dato sbagliato. Nel falso positivo si rischia
come si dice, una sovrastima della popolazione, a volte il rischio di registrare erroneamente possibilità di ricolonizzazioni e nei falsi negativi dichiarare la specie estinta quando invece è ancora presente, semplicemente perché non la incontriamo. Entrambi questi effetti comunque danno un valore negativo. Comunque è sicuro che per un corretto monitoraggio e studio della popolazione sarebbe opportuno, anziché fermarsi a livelli nazionali, estendere ricerca e conservazione ad aree più estese che inglobino al loro interno anche aree a bassa densità, ossia aree dove magari non è nota la presenza della specie, però dove si hanno degli avvistamenti e dove c'è disponibilità di habitat. Adesso farò riferimento a una specifica popolazione che la mia collega Aliki Panu studia fin dal 1985 nella Grecia ionica, e comprendere l'isola di Cefalonia, di Itaca e le isolette minori nei dintorni, è parte della Grecia continentale. I suoi studi erano veramente pionieristici all'epoca e comunque erano stati orientati a studio dell'habitat potenziale e disponibile per la specie, interazioni con la pesca e stime di popolazione basate su avvistamenti diretti e indiretti, quindi non come gli avvistamenti di cui parlavamo prima. Dal 2018 stiamo collaborando assieme a un'attività di monitoraggio fotoidentificativo, ossia l'attività principale a cui ci dedichiamo è installare fotocamere a infrarosso all'interno di grotte marine dove le foche riposano e danno alla luce ai loro piccoli. Questo chiaramente dovete immaginare che anzitutto legalmente è proibito, no, per fortuna, grazie alle varie legislazioni, interagire negativamente con la specie. Quindi le attività di monitoraggio spesso sono preferibili quelle a minimo impatto, oppure quantomeno tentare di ridurre, non dico a zero, ma a disturbare il meno possibile gli animali. Infatti le camere possono stare per svariati mesi all'interno. Questo materiale ci permette, come potete vedere dalle immagini, di monitorare gli animali, l'attività riproduttiva e nel tempo ci consente anche di fare valutazione con i vari parametri di popolazione. Adesso vorrei fare un salto indietro riprendendo alcuni aspetti che hanno già trattato Anna Beatrice, cioè quelli che sono necessari per poter identificare una popolazione. Con l'identificazione è un modo univoco e corretto di non solo, anziché fornire stime, fornire reali numeri, ma anche per poter aiutare, favorire e segnalare le appropriate misure di conservazione. Come diceva Anna, i cuccioli hanno un pelo chiamato lanugo completamente nero con una macchia ventrale biancastra o giallastra e la macchia è proprio come un'impronta digitale, cioè ogni individuo ha la sua macchia. Per cui se si ha la fortuna, come la prima foto sulla sinistra in alto, che il cucciolo si giri, uno può anche capire esattamente o avere dati sufficienti per identificare l'animale in maniera univoca. In più, come diceva Anna, la macchia permette di distinguere i maschi dalle femmine. Nelle femmine parte dal centro del corpo e termina più o meno in maniera dritta verso la coda, mentre invece nel caso dei maschi termina leggermente di curva verso l'ombelico. Dopo la prima muta, i giovani hanno un aspetto leggermente diverso, ossia mutano il pelame e il loro aspetto è grigio nella zona dorsale e biancastro nella zona ventrale. In questa fase è molto difficile distinguere i maschi dalle femmine, a meno che non sia possibile vedere la parte genitale, però
e, come potete vedere in alcune, nelle due immagini in alto sulla sinistra, è ancora visibile parte della macchia ventrale nelle loro parti vestigiali ai due lati. Gli animali comunque continuano a crescere, rimangono classificati ancora giovani, anche se hanno una prima, diciamo, dall'aspetto cucciolo paffuto a un aspetto un po' più longilineo, incominciano ad avere interazioni, quindi qualche graffio, però è ancora difficile riuscire a identificarli individualmente, se non in particolar modo con appunto questi vestigia della macchia ventrale. Crescendo, i subadulti e le femmine mantengono colorazione simile ai giovani. È ancora visibile parte delle due zone laterali vestigiali della macchia ventrale, aumentano chiaramente i graffi e, come ha detto Anna, nelle femmine più adulte possono essere possono mostrare una sorta di sella dovuta alla concentrazione di tali graffi dovuti all'accoppiamento col maschio. L'ultimo stadio per il maschio è tornare a un aspetto completamente nero, riappare completamente identica la macchia ventrale che avevano da cuccioli e sono presenti con l'età, mostrano sempre più graffi dovuti all'interazione con gli altri esemplari e a volte presente questa sorta di sella nella gola, appunto anche in questo caso dovuta alla concentrazione dei graffi dovuti a tali come si dice, interazioni. Adesso, per essere un po' più chiaro, per farvi fare un'esperienza diretta di che cosa significa fare fotoidentificazione, noi, come vi dicevo, usiamo principalmente le fotocamere a infrarosso, per cui ci sono ulteriori difficoltà connesse al tipo di strumento che utilizziamo, ma niente impossibile. Questa è una femmina adulta chiamata Vilma o come sigla A005. Allora, per esempio, qua potete vedere evidenziata quello che vi dicevo io prima sulla parte residuale della macchia ventrale. Questo graffio particolare a forma di W è quello per cui gli abbiamo dato il nome Vilma. Seguono altri segni molto caratteristici e permanenti. Chiaramente questi graffi che sono considerati per la fotoidentificazione sono graffi che perdurano nel tempo. Noi ci concentriamo, ora vi sto mostrando quelli principali utilizzati o questi altri graffi. A volte in questo possono anche contribuire graffi dovuti alla interazione con l'uomo, come questo qua nella zona ventrale di Vilma, che potrebbe essere stato causato dall'animale che è rimasto impigliato per un certo periodo nelle reti o da anche un'elica, sfortunatamente. Per cui le nostre interazioni possono sempre, non le nostre dei ricercatori intendo, le interazioni umane spesso possono avere effetti negativi sugli animali. Io ho cercato di andare il più veloce possibile anche perché ritengo che sia bene lasciare spazio anche a domande, ma per arrivare a fasi più conclusive, questo lavoro che in parte vi ho presentato oggi lo presenteremo alla prossima conferenza della European Cetacean Society che si dovrebbe tenere, Covid permettendo, a Israele ad aprile. Noi abbiamo escluso in questi primi 4 anni dal catalogo cuccioli e giovani per i quali non solo è più difficile l'identificazione, ma è anche difficile il monitorarli nel tempo perché cambiano spesso. Diciamo che da quest'anno in poi arriveremo a includere anche giovani e cuccioli perché dopo 4 anni possiamo avere una sorta di monitoraggio dalla nascita fino alla crescita e chi si spera sopravviva ci permette appunto di seguirlo e da lì poter fornire stime di popolazione. Al momento gli animali che abbiamo identificato, sebbene non siano ancora tutti, sono 22 adulti e subadulti
abbiamo fortunatamente registrato ottimi segnali che sembrerebbero di ripresa rispetto al passato, in quanto quest'anno sono state registrate fino a 12 nascite in zona. Direi che con questo posso anche arrivare a conclusione. Vi ringrazio per l'attenzione.